Praticamente oggi vediamo 3 esempi per disegnare gli alberi. Faremo degli esempi abbastanza semplici affinché tutto possa venire incontro a chi sta imparando, a chi sta cercando delle cose utili e comprensibili. Il primo esempio che facciamo è un esempio molto semplice. Mi raccomando, anche voi, se provate a fare a casa questi esempi, fatemelo sapere o fatemi sapere cosa vi piace disegnare, scrivetelo qui sotto nei commenti al fine di creare comunque una discussione. Quali sono le cose che più vi piace rappresentare nei vostri disegni? Partiamo con 3 esempi, quindi uno semplice, uno medio e uno un po' più complesso. Il primo esempio è quello di creare una linea dritta. A questo punto, con delle linee in questo modo, vedete, quasi ovali, andiamo a realizzare una porzione disegno comunque che si mantenga abbastanza chiara, non troppo scura, e poi cosa facciamo? Successivamente andiamo a oscurare quello che c'è sotto, per poi andarlo a sfumare fino a salire. Questo è un esempio molto semplice che vi dà la possibilità di generare comunque l'esempio di un albero. Possiamo fare in questo caso un segno del genere per proiettare un'ombra. Facciamo un esempio adesso leggermente più complesso, praticamente utilizzando sempre questo metodo, ossia creiamo questa volta un tronco, vedete, che abbia una forma leggermente più cioè che una forma che si va a incurvare di più, e praticamente andiamo a eseguire lo stesso concetto delle linee ovali. Parto sempre con le linee chiare. Non so se si sentirà nella registrazione, però sta piovendo in maniera abbastanza forte, quindi può essere che si senta nell'audio. E la pioggia è sempre una cosa molto rilassante. Vedete, una volta che avete dato la base, che cosa fate? Partendo da sotto, oscurate solo alcune parti, immaginando che la luce arrivi di qua, quindi l'ombra si proietta di qua, e create delle masse. Poi stessa cosa può avvenire per l'esempio di prima, cercando di rispettare i canoni della forma dell'albero, proiettate l'ombra e vediamo che sono effettini molto semplici che comunque possono risultare carini. Procediamo col terzo esempio, ossia l'ultimo, in cui disegniamo un albero senza foglie. Creo una linea abbastanza scura, vedete, e successivamente vado a disegnare 2 linee abbastanza corpose. A questo punto che cosa faccio? Inizio a far estendere altre linee che praticamente poi corrispondono ai rami e cerco di definire il più possibile questa situazione. Ogni ramo praticamente ha delle linee che si aprono e che partono fino, vedete, a sfinire in questo modo. Poi il gioco sta anche nella delicatezza con cui andate a realizzare questi rametti, e più ne fate
più il vostro albero risulterà essere funzionale e realistico. Vedete, poi si estendono altri rami, stesso contesto, poi immaginando di proiettare un'ombra, e praticamente continuiamo con questo gioco di rami. Le linee, vedete, partono così. Poi questo è semplicemente un piccolo metodo per disegnare gli alberi che state vedendo in maniera singolare, però immaginatelo in un contesto dove ci sono tanti alberi e potete vedere che la situazione diventa carina facendo delle cose molto semplici. Perché ricordiamoci sempre che il disegno non deve essere un cervellarsi o stressarsi, ma deve essere una cosa rilassante che ci fa piacere e che ci diverta. Solo divertendoci possiamo migliorare perché abbiamo la voglia di farlo. Con questo video per oggi la chiudo qua. Mi raccomando, fatemi sapere se questi esempi vi sono stati utili e se volete vedere altri video del genere con cose molto semplici vi invito comunque a farmelo sapere nei commenti o supportare il canale con un like o una condivisione. Va bene? Perfetto. Vi mando un salutone ragazzi e buon lavoro a tutti.